Ciao a tutti, oggi sono presso il convento di Monte Senario a Bivigliano, vicino Firenze. Sono a circa 800 metri di altitudine per testare un sistema di stazione radio HF portatile, sia in fonia che in digitale, e con l'occasione posso testare questa antenna di radio Oddity portatile, modello HF010, che copre dalla banda di 80 metri a 6 metri. L'antenna è già di serie dotata di una sua custodia rigida. All'interno troviamo il manuale di istruzioni, i singoli componenti, tutte le lunghezze da utilizzare per l'installazione e addirittura le foto per possibili diverse configurazioni. Subito poi vediamo i pezzi principali dell'antenna, un treppiedi che si può usare per installarlo su superfici piatte. Poi abbiamo dei pezzi di tubo, parti principali per l'installazione dell'antenna. La cosa buona di questo sistema a livello qualitativo è che ha le filettature in acciaio rispetto ad altri sistemi che utilizzano filettature in alluminio che col tempo tendono a consumarsi. Poi qui abbiamo le due bobine principali che permettono l'accordo di questa antenna dai 5 ai 18 MHz, poi frequenze più alte si ottengono semplicemente accorciando lo stilo, eliminando questa bobina. Rispetto ad altri sistemi che utilizzano una bobina con un coccodrillo per poter tarare l'antenna, questa antenna ha la particolarità di utilizzare questo sistema di slider che permette di accordare molto più velocemente. Nelle istruzioni sono anche indicate le giuste misure per poterla accordare sulle varie bande. Poi abbiamo qui una bobina aggiuntiva che si monta per la configurazione di 80 metri e qui abbiamo lo stilo telescopico principale. Qui c'è poi addirittura una sorta di picchetto per poterlo installare su terreni morbidi invece di utilizzare il treppiedi. Qui poi c'è la base di montaggio principale per l'installazione. Da quest'altra parte poi abbiamo addirittura un rocchetto di cavo RG58, quindi è già incluso all'interno della confezione con un simpatico avvolgicavo. Poi abbiamo 3 bobine di filo con marcature, queste serviranno per montare i radiali. E addirittura incluso nel kit c'è anche un adattatore per montaggio PNC e addirittura 1 metro per poter prendere le misure. Oltre a questo c'è poi un sacchetto, va riempito con acqua nel caso si voglia zavorrare l'antenna per evitare vento o situazioni simili. Seguendo le istruzioni ho installato l'antenna e il sistema radio per la banda dei 20 metri. Questa è la prolunga RG58 di cui parlavo, ma una parte del cavo resta bloccata dentro in questo sistema qui perché sostanzialmente hanno voluto realizzare una sorta di RF choke per evitare rientri radiofrequenza. L'ho installata con il treppiedi, visto che siamo su un terreno duro, con le 2 sezioni di prolunga e la sezione con la bobina regolabile. Secondo le istruzioni, per la banda 20 metri il cursore va settato su 1 e la lunghezza dello stilo a 228 cm. Ho installato i 3 radiali e secondo il manuale vanno allungati fino a 3 metri, quindi al terzo segno mi sono fermato e ho sistemato così. Sto trasmettendo in banda 20 metri, in digitale Varac. Come si può vedere l'antenna è perfettamente accordata e sto trasmettendo con una potenza di circa 12-13 watt. In questo momento sono collegato con la stazione M0BLH. Neanche se l'operatore non è alla radio, sono in grado di inviare questa email, quindi adesso l'ho compilata e la invio. Quindi la stazione M0BLH farà da gateway e inoltrerà per me questa email. Il segnale attualmente ricevuto dalla stazione è buono, tanto che riesco a raggiungere velocità di circa 177 bit al secondo, il che permette di inviare l'email con una buona velocità. Infatti l'email è stata inviata in pochi secondi. A questo punto la stazione mi dà la conferma che l'email è stata ricevuta. In questo momento invece sto trasmettendo in banda 40 metri. Questo è possibile accordando l'antenna e muovendo il cursore circa 3,7-3,8 su questa scala, come indicato nelle istruzioni. La sezione telescopica è rimasta alla stessa lunghezza. Altra modifica da fare è consigliato di srotolare i radiali alla loro massima lunghezza. In ogni caso si tratta di radiali non risonanti. Sto trasmettendo in banda 40 metri dopo aver accordato l'antenna. Attualmente la potenza è di 11 watt circa e da come si può vedere
l'SVR, il ROS è perfettamente 1, quindi l'antenna è perfettamente accordata. Adesso siamo collegati tramite VARAC alla stazione India Kilo 1 November Eco Tango e attualmente il link sembra molto buono, possiamo vederlo qui dal modem in cui mi dice la velocità di trasmissione e riesco a trasmettere tranquillamente fino a 60 bit al secondo. India Uniform 5, Sierra Uniform Juliet. Italia Università 5, Sierra Uniform Juliet. Buon pomeriggio a te, nuoto EQT, prego. Buon pomeriggio, ti ripeto il tuo call per conferma. India Uniform 8, Eco Quebec Tango, è corretto? Comunque il mio nome è Alessandro e 659. Perfetto, Alessandro. Sì, confermo. Italia Università 8, Eco Quebec Tango, Luca il mio nome, Campo Falso città. Ok, 5-7, ma è questione di propagazione, caro Alessandro. A te di nuovo se mi hai ascoltato, su 5 Sierra Uniform Juliet I8 Eco Quebec Tango. Va bene Luca, ti ringrazio. Sono in portatile, farò qualche altra prova. Ti ringrazio. Anche il tuo segnale si è un po' abbassato, direi 5-5, ma ti ascolto ancora. È tutto IU8 Eco Quebec Tango da IU5 SUJ 73 e questo è il log. Grazie mille. Italia Uniform 5 Sierra Hotel Sierra, ho copiato bene? IU5 SUJ. Sì, ti sento Alessandro, ti sento abbastanza bene. Ok, adesso ti ascolto, un po' più basso ma ti ascolto. Che segnale mi ascolti tu adesso? Cambio? 5-8, 5-9, ti sento benissimo. Perfetto, anche tu mi arrivi 5859. Sto trasmettendo con Xiegu G90 alimentato da una batteria a litio da 6 Ah. Adesso sto usando un'antenna a stilo caricata, la Radio Oddity HF010. Ok Alessandro, ho sentito benissimo, io sono a casa con 100 watt, purtroppo siamo troppo vicini, l'antenna la Sigma 670. Proviamo ad accordare l'antenna in banda 10 metri. Come consiglia il produttore, per la banda 10 metri va smontata la bobina di carico, quindi a quel punto lo stilo si collega direttamente al resto dell'antenna. Adesso, come riportato anche dal produttore, la parte dello stile telescopico deve essere lunga 168 cm. Utilizziamo quindi il metro in dotazione e misuriamo 168, che è qui, quindi andremo ad accorciare. Vanno anche accorciati i radiali al secondo segno, che corrisponde a circa 2 metri di lunghezza. Accordare questa banda è stato molto semplice, basta da seguire le indicazioni e come si vede l'accordo è perfetto. Quindi trasmissione 12 watt, sempre in digitale, ROS praticamente 1. Una prova di trasmissione in banda 10 metri, sto utilizzando FT8 visto che è un modo che ha sempre molto traffico e in questo momento ci sta rispondendo il Cile, Charlie Alpha 6 Sierra November Tango. Anche se il segnale è -20 ci ha ricevuto, ci saluta, quindi questo è il log. India Uniform 5 Sierra Uniform Juliet. India Uniform 5, Sierra Uniform Juliet, 59. My call is 8 Charlie 81 Kilo Sierra. Number 8 Charlie, number 8 1 Kilo Sierra. 8 Charlie 81 Kilo Sierra, Kyoto. 8 Charlie 81 Kilo Sierra, is that correct? That is correct, Roger, Kyoto. Thank you so much for the information. You 5 and 9, sir. Thank you, QSL.
Ora siamo in banda 15 metri, è bastato aggiustare la lunghezza dello stilo telescopico e la radio è perfettamente accordata. La stazione che prima ho collegato è 8 Charlie 81 Kilo Sierra, Indonesia, quindi su questa banda decisamente l'antenna va molto bene. Per accordare l'antenna in banda 80 metri va sostituita la bobina con lo slider con questa bobina dedicata ad 80 metri. Ovviamente in questa banda la banda passante è molto stretta, da come si può vedere adesso sono riuscito ad accordare su questa frequenza, ma c'è un picco strettissimo di frequenza utilizzabile, quindi se ci si sposta in frequenza bisogna spostare l'accordatura spesso. Comunque dopo aver fatto pratica non è una procedura troppo difficile. Adesso sono su 3580 kHz, come si vede trasmettendo anche con 20 watt il ROS è inferiore a 1,5, quindi perfettamente utilizzabile. Ora sicuramente un'antenna di questa grandezza è abbastanza corta per gli 80 metri, però qualcosa sicuramente si può fare magari in FT8 o in telegrafia o comunque sulle brevi distanze. L'antenna, nonostante le dimensioni modeste, si è comportata molto bene sulle varie bande testate. Sono riuscito a fare collegamenti digitali in 10 metri, in 15 metri. In 15 metri in fonia addirittura sono riuscito a collegare l'Indonesia. Sicuramente sarà stata una stazione molto grande, però c'è da dire che 20 watt sono veramente pochi, trasmessi con uno stile verticale montato veramente in 5 minuti. Collegare l'Indonesia è comunque una bella soddisfazione. In fonia sono riuscito a collegare anche in 40 metri un radioamatore di Scandicci, il segnale era molto buono. Sono riuscito a collegare comunque un altro radioamatore della zona 7, quindi si può dire che si comporta il giusto per quello che ci si può aspettare da un'antenna comunque caricata, soprattutto in banda 40 metri. In 80 metri non ho avuto la possibilità di fare nessun QSO, un po' perché l'orario non è adatto alla banda e c'è da dire che è abbastanza difficile tarare l'antenna visto che la banda passante è molto stretta, quindi spostandoci di frequenza di un po' di kilohertz tocca riaggiustare lo stile dell'antenna, ma dopo tutto la banda di 80 metri è così, è un po' difficile, soprattutto nelle configurazioni portatili. Comunque sono contento che sono riuscito comunque ad accordare l'antenna perfettamente con un ROS basso. Il prezzo dell'antenna è di circa 250 euro dal sito di Radio Oddity. Certo non è un'antenna economicissima, però comunque sta in un range di prezzo simile ad altri competitor. Ad esempio c'è l'MFJ che costa all'incirca 200 euro, eppure là si tratta solo dello stilo telescopico. In questo caso costa 250 euro, però all'interno del kit c'è tutto quello necessario per montare un'antenna, addirittura il cavo coassiale, il treppiedi, il sistema col puntale per montarla e i radiali ben organizzati nei loro rocchetti. La qualità dei materiali è altissima, tutti i materiali d'alluminio sono anodizzati e le giunture sono di acciaio inossidabili. Questo fa sì che col tempo non si usureranno ogni volta avvitando e svitando, cosa che magari poteva succedere col modello precedente, l'HF09, che stesso Radio Oddity vende, quindi questo costituisce un upgrade rispetto a quel modello. È stato divertente testarlo sulle varie bande e spero di riutilizzarla presto e fare altri tentativi. Adesso il sole sta andando via, quindi è l'ora di tornare a casa. Vi ringrazio per il tempo, grazie a tutti.